Ciao ragazzi e ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Questa volta mi sa che non vi tengo troppo sulle spine perché, come avrete già capito dall'ampia confezione, stiamo parlando di un box speciale, in questo caso di RevoSlot, che contiene due vetture GT3. Quali sono queste vetture? Beh, sicuramente i più appassionati, i pistaioli puri, a chi piace la velocità potrebbe già aver indovinato. Per tutti gli altri invece partiamo subito con l'unboxing di questa confezione speciale di RevoSlot. Che confezione ragazzi, questa volta abbiamo proprio esagerato. Fra le mani ho una confezione, un duo pack di RevoSlot dove all'interno sono contenute due vetture. Abbiamo già un po' svelato quali vetture siano, o meglio di che categoria appartengono, perché abbiamo detto essere delle GT3. Sulla parte frontale superiore della confezione abbiamo anche un appiglio per capire quali possono essere le livree e poi anche i due numeri delle vetture, la numero 38 e la numero 39. Ma andiamo con ordine perché mi piace farvi vedere anche tutta la confezione. Come vedete il marchio RevoSlot è messo in evidenza nella parte più lunga della confezione, diciamo nell'alzata della stessa, e poi tutto attorno ci sono numerosi marchi e riferimenti che puntano alle vetture. Ma togliamo gli indugi, stiamo parlando delle McLaren F1 GTR. Qui abbiamo la confezione nella colorazione fina e ce lo dice anche la stessa confezione con il nome della vettura, McLaren F1 GTR numero 38 e 39. In questo caso abbiamo le due vetture che hanno corso alla 24 ore di Le Mans del 1996. Nella parte invece del lato corto, diciamo sia da una parte che dall'altra, abbiamo delle spiegazioni in più dirette sulla macchina stessa. Infatti qui abbiamo la numero 38 e i piloti che l'hanno guidato erano Laffite, Sopé e Dois. Mentre nella parte opposta, quindi nell'altro lato corto, abbiamo la numero 39, come vedete i piloti sono diversi, abbiamo Piquet, Cecotto e Sullivan. Ragazzi, ma cosa ci sarà mai all'interno di questa confezione? Una bellissima confezione cartonata. Beh, andiamo subito ad aprirla, ci basterà semplicemente sollevare il coperchio per fare apparire le nostre bellissime vetture. Anche in questo caso RevoSlot mette una protezione in acetato termoformato. Come vedete io non posso andare direttamente a toccare le mie vetture perché dovrò togliere questa protezione che mi serve durante il trasporto. Sempre e comunque un'ottima idea per preservare la bellezza di queste vetture. Ragazzi, guardate come sono belle, sono due vetture praticamente identiche, quello che cambia è semplicemente la colorazione. Abbiamo la numero 39 e poi da questa parte la numero 38. Come per le altre vetture di RevoSlot, queste hanno una basetta anch'essa in cartone che ci tiene fissate le due vetture. Le possiamo infatti girare al contrario, abbiamo come per le altre vetture i due pick-up di riferimento e il magnete che ricordiamo è in un sacchettino semplicemente appoggiato per così dire a quello che è il magnete del motore, quindi lo possiamo spostare tranquillamente. Mettiamo un attimo da parte le nostre vetture e guardiamo quello che c'è all'interno di questa confezione, perché come sempre RevoSlot ci regala i suoi adesivi e poi un pratico manuale dove possiamo andare a vedere queste nostre due vetture. In questo caso il manuale di riferimento è solo ed esclusivamente dedicato a queste McLaren F1 GTR, quindi abbiamo le due colorazioni fina declinate nella numero 38 e nella numero 39. Non abbiamo tutte le altre colorazioni della stessa McLaren F1 GTR. Bella questa iniziativa anche perché così questo piccolo manuale va proprio a concludere tutto quello che è l'asset di questa confezione speciale, questo duo pack. All'interno come sempre abbiamo l'esploso della nostra vettura, così possiamo andare a reperire con molta più facilità tutti i componenti qualora dovessimo cambiarne qualcuno o anche semplicemente per andare a recuperare eventuali pezzi di ricambio. E poi nell'ultima parte, quindi nel retro di copertina, abbiamo tutti gli optional e anche le gomme dedicate a questa vettura. Adesso direi che possiamo togliere anche la confezione e dedicarci invece a quelle che sono le nostre vetture. Andiamo a vederle per quanto riguarda il discorso della scocca, quindi della carrozzeria,
prima una e poi l'altra, e poi chiaramente all'interno sono due vetture gemelle, quindi ne prenderemo come riferimento soltanto una, che sarà praticamente la fotocopia anche dell'altra. Ragazzi, come sempre, per andare a svincolare dalla basetta le nostre vetture ci basterà andare a svitare questa vite che troviamo al di sotto della basetta stessa di RevoSlot. Una volta svitata facciamo attenzione, perché avremo la nostra macchina tranquillamente tra le nostre mani. Ne abbiamo svitata una, svitiamo anche la seconda, così togliamo la basetta e abbiamo la possibilità di fare un unboxing più in tranquillità. E qui abbiamo anche la seconda vettura. Ragazzi, partiamo dalla numero 38, perché è quella con il numero più basso, quindi per non far torto all'una o all'altra macchina partiamo da questa. Come sempre dobbiamo dire che RevoSlot ci propone una vettura veramente molto bella. La McLaren GTR è una vettura già di per sé bella di sua, e qui in questa particolare colorazione fina, sapientemente messa a punto nelle mani di RevoSlot, ne è uscito fuori un modello veramente molto bello. Ragazzi, iniziamo a guardare le tampografie. Come vedete sono estremamente curate, estremamente ben realizzate, così come sono ben curati e realizzati anche tutti i dettagli. Voglio partire ad esempio anche dai cerchi, perché come possiamo notare i cerchi hanno il dado interno di colore anodizzato blu e la scritta OZ su uno dei bracci del cerchio stesso, e poi abbiamo una splendida colorazione. In questo caso abbiamo una divisione francese-inglese, quindi abbiamo una doppia bandiera. Sul lato sinistro della vettura abbiamo la bandiera inglese, sul lato destro abbiamo invece quella francese. Molto ben realizzata anche la parte posteriore della vettura stessa, guardate come sono ben realizzati gli scarichi, i fanali, abbiamo i fanali anche bicolore, e poi abbiamo anche tutte le tampografie, quelle più piccoline, realizzate nei minimi dettagli. Ma degne di nota è anche sicuramente la parte anteriore. Molto belli i fanali con questa doppia ondina, ben realizzati, ben strutturati, e anche il gancio traino nella parte centrale bassa della vettura. Davvero sono questi particolari che rendono il modello bello anche semplicemente da vedere. Un'altra nota di merito sono gli specchietti, perché spesso si vedono degli specchietti semplicemente verniciati in color argento, mentre questi sono realmente riflettenti, quindi sono ancora una volta una nota di merito. E poi mi accorgo anch'io in questo momento, facendone l'unboxing, come nella vettura originale, per evitare di confondere le ruote sinistre con le ruote destre, sia l'anteriore che il posteriore, come vedete da questa parte i dadi sono di colore rosso. Avremo sempre la scritta Z che mantiene il colore del cerchio, ma cambia il dado. Questo serviva soprattutto nelle corse reali per evitare di andarsi a confondere ed eventualmente andare a montare una gomma che non era quella corretta. Questa è la numero 38, la mettiamo un attimino da parte e andiamo a prendere la numero 39. È praticamente la stessa macchina, abbiamo la stessa vettura con le stesse caratteristiche, le stesse tampografie. Di questa, così come nell'altra, voglio farvi vedere anche la parte motoristica ben realizzata, questa fotoincisione nella parte posteriore che va a simulare appunto la presa d'aria, e poi la colorazione generale. Qui abbiamo una doppia bandiera americana che è davvero ben realizzata. Anche in questo caso abbiamo le ruote di destra con il dado azzurro e le ruote di sinistra con il dado rosso. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso, tutto è stato eseguito alla perfezione fin nei minimi dettagli. E poi, già che ci siamo, giriamo la macchina sottosopra e diamo un'occhiata a quello che è il telaio. Ormai sappiamo che da RevoSlot dobbiamo attenderci telai super professionali in metallo. L'azienda italiana ha abbandonato quello che è il materiale plastico per dare ancora una maggior professionalità ai suoi prodotti. Si vede già da subito che ha due sezioni principali, quindi la parte anteriore e una parte posteriore, e poi il classico motore posizionato angle winder. È un motore a cassa corta, ma ragazzi abbiamo già provato anche altre vetture di RevoSlot e vi dico che questo motore spinge veramente grande. Non vedo poi l'ora di aprire la macchina per andare
a vedere la meccanica di questi due McLaren F1 GTR. E allora direi di farlo. Ci basterà semplicemente andare a svitare oramai le 4 viti, così come in tutte le vetture di RevoSlot che tengono unite la carrozzeria con il telaio, per dividere le due parti e vedere così l'interno anche di questa vettura. Lo facciamo munendoci di un semplicissimo cacciavite a croce, andiamo a svitare le 4 viti e così andremo a svincolare carrozzeria dal telaio. Partiamo dalla carrozzeria, l'abbiamo già vista nella sua parte diciamo superiore, quella che è all'esterno, quella che possiamo ammirare anche con la macchina posizionata nella sua teca in vetrinetta. Giriamola sotto sopra e andiamo a vederne invece l'interno. Anche in questo caso l'interno è formato da un cockpit in Lexan diciamo semirigido, questo anche per andare a ridurre ulteriormente il peso. Mi piace molto perché questo Lexan è comunque ben colorato anche nella sua parte a vista, quindi il motore come vedete è stato perfettamente disegnato, mentre il retro, diciamo il sotto dell'abitacolo è completamente nero. Si intravedono qua i 3 punti di saldatura che vanno a tenere il pilottino nella sua posizione ben fisso. Per quanto riguarda il resto non abbiamo altre parti, abbiamo 2 piccole fotoincisioni in questa parte, quindi nella parte posteriore. Sono 2 fotoincisioni che vanno a chiudermi queste 2 prese d'aria che abbiamo sulla parte posteriore della vettura, e poi ancora un pezzettino di plastica posizionato qua dietro al paraurti posteriore, che è quello che mi va a generare le 4 marmitte in uscita nel paraurti posteriore della macchina. Per il resto la vettura è decisamente scarna, quindi tutto a vantaggio della sua leggerezza, e ricordatevi che più peso togliamo dalla vettura, più la macchina risulta facile da guidare, meno scorbutica. Quindi direi che un ottimo lavoro è stato fatto da parte di RevoSlot per rendere la vettura sicuramente molto bella, molto accattivante, ma nello stesso tempo anche decisamente leggera. E dopo aver visto la carrozzeria, ricordiamo che la stessa carrozzeria è identica anche per l'altra McLaren F1 GTR contenuta all'interno della confezione, la posiamo da parte perché andiamo a prendere il telaio. Beh ragazzi, come potete notare il telaio è un telaio praticamente scarno, non ha nessun tipo di fronzolo aggiuntivo. Ci sono 2 lastre in alluminio che sono unite l'una all'altra mediante 4 viti con questi dadi. Abbiamo delle viti a croce nella parte sottostante del telaio e poi i dadi nella parte superiore. Il telaio, appunto, come abbiamo visto già anche prima dalla nostra vettura, è diviso in 2 parti. Abbiamo una parte, chiamiamola anteriore, con 2 bracci che vanno indietro fino davanti alle ruote posteriori. Su questi bracci si va anche ad ancorare la carrozzeria, e poi invece abbiamo un pezzo centrale dove c'è effettivamente tutta la meccanica della vettura stessa. Infatti abbiamo la sale posteriore, abbiamo il motore e abbiamo anche il pick-up. Osservando comunque più da vicino tutti i componenti che sono installati sulla vettura, vediamo fin da subito che questi sono tutti componenti di tipo professionale. Abbiamo infatti un assale in acciaio rettificato sia per la parte posteriore che per la parte anteriore. Abbiamo dei distanziali in ottone sia nella sale posteriore che nella sale anteriore, in questo caso ne abbiamo 2 per andare ad equiparare la larghezza della carreggiata, e poi una corona in bicomponente. Abbiamo l'aggancio della corona sulla sale posteriore in alluminio, mentre quello che è la parte di dentatura è in materiale plastico, molto probabilmente in nylon. I cerchi nella parte posteriore, anche se bruniti, quindi anche se scuri alla vista, sono comunque dei cerchi in alluminio, quindi dei cerchi assolutamente professionali, mentre nella parte anteriore troviamo come sempre i cerchi in materiale plastico. Il motore, dicevamo già, è un motore a cassa corta posizionato angle window, è un motore da 21.000 giri, 200 GCM, chiaramente sempre a 12 volt, è posizionato sul telaio tramite il suo supporto. Abbiamo 2 viti che lo vanno a tenere ben saldo nella sua posizione. Da qui sull'alberino c'è un pignone in ottone a completare tutta la parte di trasmissione meccanica di questa vettura, di questa splendida McLaren F1 GTR.
Nella parte anteriore troviamo poi anche il pick-up. È un pick-up ammortizzato, è un pick-up a lama avanzata. I cavi che portano corrente sono bicolore nere e rosse, quindi non ci possiamo neanche confondere con il più e il meno della pista. Hanno della guaina termorestringente sia verso il motore, in modo da evitare comunque qualsiasi tipologia di cortocircuito potrebbe esserci. Poi hanno anche un pezzettino di guaina termorestringente, diciamo verso la loro metà della lunghezza, per tenerli uniti e quindi essere meno fastidiosi all'interno della vettura stessa. Un particolare che vi voglio far notare, un particolare interessante, è che sia per quanto riguarda l'assale anteriore sia per quanto riguarda l'assale posteriore, questi girano su cuscinetti a sfera. Quindi abbiamo una vettura che fa della scorrevolezza una delle sue armi migliori. Sì, perché ricordiamo che questa vettura con questo particolare telaio ha tutto il peso rivolto verso il basso, quindi ha un baricentro spostato veramente verso il basso, il che la rende una vettura molto stabile e nello stesso tempo anche molto facile da guidare. Possiamo dire una vettura intuitiva. Non vedo l'ora comunque di poterla provare sulla pista dei Calabroni Rossi, perché voglio vedere quanto veloce va questa F1 GTR e soprattutto quanto mi mette a mio agio, perché sono sicuro che una vettura così costruita, con questa tipologia di telaio, con la meccanica così professionale, possa darmi grandi soddisfazioni. Vi faccio vedere ancora una particolarità, perché rispetto a tutte le vetture che siamo abituati a guardare, abbiamo qui anche una diversità per quanto riguarda il discorso delle gomme. Se noi andiamo a togliere una gomma dalla vettura, possiamo notare che il cerchio è esattamente al contrario di quelli che siamo abituati. È fatto praticamente scavato al centro e ha soltanto due alette laterali a destra e a sinistra che vanno a reggermi il copertone. Infatti il copertone stesso, se lo andiamo a girare al contrario, vediamo che ha una parte interna leggermente più pronunciata rispetto alle due parti esterne. Quindi questo copertone va ad essere inserito come un normalissimo copertone, ma rimarrà all'interno della sua sede con un sistema che è contrapposto rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso. Ragazzi, sono molto curioso di andare a prenderne le misure e soprattutto anche di fare i pesi di questa McLaren F1 GTR, qui direi prendiamo la bilancia e mettiamo questa macchina alla prova. La bilancia è pronta, posiziono anche il supporto, ne faccio la tara e poi prendo la vettura. Prendiamo la carrozzeria, abbiamo un peso di 25 grammi. Come sempre ormai mi conoscete, voglio fare due pesate per vedere che tutto sia conforme. Nuovamente 25 grammi. Togliamo la carrozzeria, prendiamo il telaio completo. In questo caso abbiamo un peso di 75,9 grammi. Alziamo e riabbassiamo nuovamente il telaio, 75,9 grammi. Ora andiamo a rimontare la carrozzeria sulla vettura, o meglio prendiamo l'altra McLaren F1 GTR, visto che sono due vetture gemelle, quindi andremo a posizionare da una parte il telaio, da una parte la carrozzeria. Prendiamo la seconda macchina, che in questo caso ha già anche le viti montate, e andiamo a farne il peso complessivo. 101 grammi, giusti. Andiamo a riposizionare la macchina sul peso, 100,9, quindi diciamo balla 0,1 grammo di differenza fra le due pesate. Possiamo comunque dire 101 grammi. Vi ricordo che queste vetture non hanno il magnete, che in questo caso avrebbe fatto solo e esclusivamente la funzione di un piccolo peso. Visto che abbiamo pesato queste McLaren F1 GTR, direi che è arrivato anche il momento di prenderne le misure. Ci muniamo come sempre del calibro in materiale plastico e iniziamo con la classica misurazione della lunghezza della vettura. La McLaren F1 GTR misura esattamente 13,5 cm, 135 mm. Giriamo la macchina di 90 gradi e andiamo anche a misurarne l'ingombro posteriore. In questo caso il calibro segna 62,5 mm, 6,25 cm. Anche nella parte anteriore direi che la misura è pressoché identica e abbiamo infatti, qui leggermente un po' di meno, solo 62 mm, quindi mezzo millimetro in meno rispetto all'assale posteriore, 6,2 cm.
Come sempre con la vettura a disposizione direi che sia interessante anche misurarne il passo, quindi dal centro ruota anteriore al centro ruota posteriore. In questo caso la misura è di 84,5 mm, 8,45 cm. Ragazzi, cosa dire? Non vedo l'ora di portare questa vettura in pista, metterla alla frusta e iniziare a capire un po' il carattere e il temperamento di queste Revo Slot nella categoria GT3. A Astigiana avevo già provato anche altre Revo Slot, però devo dire la verità, mai ancora nessuna della categoria GT3. Come vanno queste vetture? Beh, decisamente bene. Sono vetture molto fluide, si comportano benissimo in curva, ti mettono a tuo agio, hanno un comportamento neutro grazie anche al peso del telaio che le schiaccia letteralmente a terra. Infatti l'impressione che ho avuto è quella di una macchina estremamente facile da guidare. Insomma ragazzi, se siete alle prime armi, perché no? Perché non comprarvi una di queste bellissime Revo Slot, magari non quelle nell'edizione limitata nel cofanetto che tengo qui in mano. Ricordiamo, sono due McLaren F1 GTR, vi basterà una qualsiasi GTR e anche a me è venuta effettivamente la voglia di iniziare a fare una comparativa anche con altre macchine sempre Revo Slot dello stesso gruppo. Ragazzi, insomma, una macchina che mi è piaciuta veramente tanto. Il motore poi spinge veloce, nonostante il peso leggermente più alto rispetto ai modelli in plastica. Queste Revo Slot ti fanno veramente divertire. Sembra proprio che Revo Slot abbia azzeccato il suo progetto facendo un giusto mix tra il telaio in alluminio e la carrozzeria in plastica. Direi quindi test pienamente riuscito, vetture super soddisfacenti, Slot Car Tech contento di aver fatto questo unboxing. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, se avete trovato interessanti i contenuti, mi raccomando mettete un like e fatemelo sapere. I commenti come sempre sono a vostra disposizione, fatemi le domande che riterrete necessarie e io vi risponderò molto felicemente. Come sempre vi do l'appuntamento qui sempre sul canale Slot Car Tech per il prossimo video. Intanto io vado ancora un po' a divertirmi con queste fantastiche Revo Slot.